Ciao a tutti da Rita e bentrovati sul mio canale YouTube Rita Chef Channel. Benvenuti in questo corso gratuito dedicato alla pasta fresca all'uovo fatta interamente a mano. Oggi vediamo come due semplici ingredienti, uova e farina, si trasformano in pura magia. Seguite passo passo il video per realizzare anche voi a casa una pasta davvero eccellente. Prima di andare in cucina vi ricordo come al solito che il mio nuovo libro Pane, impasti e storie di vita è disponibile su Amazon e potete acquistarlo cliccando sul link che trovate sotto il video. Ed ora andiamo in cucina e mettiamoci all'opera. Per realizzare le nostre tagliatelle utilizzeremo farina 0 e uova. Io farò 3 uova di tagliatelle, quindi ho già pesato 300 g di farina 0. Verso la farina sul banco e creo una fontana. All'interno della fontana verso le 3 uova. Ora rompo le uova. E poi comincio gradualmente ad incorporare la farina. Giro tutto intorno, vedete? E man mano che prendo la farina dai bordi, la lavoro subito con le uova in maniera da rendere il mio impasto più spesso, meno liquido, e questo farà sì, vedete come è già più fermo, farà sì proprio che non si rischi che le uova vadano a debordare. Ecco, vedete? Abbiamo quasi creato l'impasto e ora incorporiamo tutta la farina della fontana. Io sto lavorando soltanto con una mano, vedete? Con l'altra mano prendo una spatolina e mi avvicino mano a mano la farina e la incorporo. A questo punto posso cominciare a lavorare con le due mani. Allargo così il mio impasto, metto all'interno la farina, lo chiudo e lavoro. Man mano che lavoro faccio assorbire all'impasto tutta la farina già pesata. Io sono solita fare un uovo medio per 100 g di farina, ma sono abituata a lavorare così a mano, impasti ben sodi. Chi di voi è alle prime armi potrà iniziare a preparare l'impasto con 90 g di farina per un uovo medio e allora poi l'impasto risulterà un pochino più morbido e più facilmente lavorabile. Gradualmente poi con l'esperienza arriverete ad impastare 100 g. Ecco, l'impasto è fatto, adesso io lo lavoro per 7-8 minuti fino a che risulterà liscio. Di minuto in minuto vedrete che l'impasto diventa sempre più liscio ed elastico. Quando si lavora l'impasto si deve far forza con questa parte della mano, quindi si fa pressione, vedete? E man mano l'impasto
si allunga. Una volta allungato si ripiega su se stesso, 1 e 2, e si riprende. Ripetendo sempre gli stessi movimenti. E noi ci siamo, l'impasto ha pulito tutto il banco. Adesso faccio l'ultimo giro. Eccolo qui, vedete? È un impasto splendido. Adesso noi lo dobbiamo far riposare, quindi prendo la ciotola dove avevo pesato la farina inizialmente, ci metto così la mia pasta, vado a chiudere con un piattino e lo lascio riposare per una quindicina di minuti. Passati 15 minuti vediamo subito insieme come è cambiata la consistenza dell'impasto. Guardate, era molto solido, vedete? La consistenza è subito cambiata. Ora procediamo immediatamente a fare la pallina. Sollevo l'impasto, spolvero il piano di farina e comincio a schiacciare. Procedo prima così a mano e poi prendiamo il mattarello e cominceremo a stendere. E ora possiamo iniziare. Metto il mattarello così a metà e comincio a stendere verso l'alto. Riporto la pasta verso di me, la giro leggermente, rimetto il mattarello a metà e vado ancora verso l'alto. Giro ancora l'impasto, faccio fare più o meno un quarto di giro ogni volta e vado ancora verso l'alto facendo pressione e ripeto sempre lo stesso movimento, continuando a girare l'impasto per far sì che avremo poi una sfoglia più possibile rotonda. Ripeto, dicevo, fino a che il mio disco di pasta non arriverà ad avere un diametro di circa 30 cm. A quel punto cominceremo ad arrotolare la pasta intorno al mattarello. Ecco, a questo punto abbiamo una larghezza
di circa 30 cm e quindi possiamo iniziare ad arrotolare la pasta. Io metto il mattarello nella parte alta del mio disco di pasta, arrotolo così all'inizio, vedete? Vado fino alla metà e a questo punto comincio a fare pressione in questo modo. Lo riprendo, rigiro così e faccio ancora pressione. Vedete, io il mattarello lo prendo sempre non sulla sfoglia durante questa fase, ma sul legno. Faccio pressione, una buona pressione sull'impasto, mettendo e tenendo le mie mani non sulla pasta, ma solo sul legno. Fino a chiudere, vedete? Sto quasi chiudendo, vedete? A questo punto giro il mattarello di un quarto di giro, apro il mio disco di pasta e ricomincio dalla parte alta. Arrotolo così dall'alto, arrivo alla metà e poi non tengo più le mani sul mattarello, sul legno, ma vado sull'impasto e al centro dell'impasto poggio così le mie mani, allungo e faccio questo movimento, allungo la pasta verso l'esterno, riporto al centro dell'impasto le mie mani e arrotolo, vedete? E giro. E continuo. Mettiamo sempre farina, vedete? Ora ve lo faccio vedere velocemente come si suole fare quando si è abituati a fare la pasta, poi lo faremo ancora con calma. Ecco, e apro il disco e continuo così. Che voi lavoriate la pasta lentamente o velocemente, il disco di pasta deve girare. Vedete come si allarga? Con che rapidità? E ripartiamo sempre dall'alto. Facciamolo piano piano, guardate. E poi tiro verso di me. E tiro. Poi porto il mattarello dritto davanti a me e apro. E noi ci siamo quasi, perché abbiamo quasi raggiunto lo spessore desiderato. Faccio fare gli ultimi 2 giri velocemente e poi faremo asciugare il nostro impasto prima di tagliare le tagliatelle.
L'ultimo giro è fatto, la nostra sfoglia è pronta. È bellissima, guardate, vedete com'è sottile? È meravigliosa. Adesso io la lascio asciugare mettendo il mattarello così sotto, che la solleva, quindi permetterà che passi aria. La lascio asciugare la mia sfoglia per una quindicina di minuti e poi taglieremo le tagliatelle. La pasta è asciutta, sfilo il mattarello, vado ad infarinarla leggermente prima di piegarla. E ora parto dall'alto, comincio così, vedete, e vado verso il centro. Al centro mi fermo, parto dal basso e faccio la stessa cosa andando verso il centro. La pasta si incontra e piego. Ora prendo un tagliere in legno, lo infarino e con un coltello ben affilato comincio a tagliare. Quando tagliamo, cosa fondamentale per la nostra sicurezza, non mettiamo mai le dita in questo modo perché potremmo farci male. La posizione giusta deve essere questa. Bene? Tagliamo il primo e procediamo a tagliare le tagliatelle. Cominciamo ad aprirle così. Ora io ho infarinato così un tagliere di legno, potrete metterle così oppure creare dei nidi in questo modo. Guardate, sono meravigliose, lunghissime. La pasta è soda, quindi anche se io la batto, quando la apro, vedete, non se ne spezza una. E quindi anche con questa faccio un nido. Così. E procedo a tagliare tutta la mia sfoglia. Io penso che la pasta sia un vero vanto italiano e riuscire a farla in casa è meraviglioso. Questa è una tradizione che dovremmo proprio rimandare di generazione in generazione. Quest'arte della pasta fatta in casa non va persa, quindi spero veramente che ci proviate a realizzarla. Condite queste tagliatelle con un meraviglioso ragù alla bolognese e mangerete davvero un piatto squisito. Un grande abbraccio a tutti voi da Rita.